Ciao e benvenuti sul mio canale. Oggi con questo breve video andiamo a vedere come realizzare un cavo video per il TRS-80 modello 1 di Radio Shack. Il TRS-80 era venduto in abbinamento a un suo monitor, ma scopo di oggi è quello di realizzare un cavo per il collegamento del TRS-80 al televisore di casa o a un monitor sfruttando l'ingresso audio-video. Vediamo cosa ci serve. Ci serve innanzitutto un cavo RCA come questo. In questo caso è un cavo video giallo, ma va bene di qualsiasi colore. Poi ci servirà un connettore a 5 pin come questo. Ci servirà naturalmente un saldatore a stagno, una tronchesina e una pinzetta come questa per spelare i cavi. Il primo passo da fare è quello di tagliare il cavetto RCA in questo modo. Il secondo passo è quello di andare a togliere per una lunghezza di circa 1 centimetro la guaina protettiva più esterna del cavetto, facendo attenzione naturalmente a non danneggiare i cavetti più sottili interni. Come possiamo notare, il cavetto è formato da dei filamenti esterni che rappresentano la schermatura del cavetto e poi un cavo più sottile di colore giallo centrale. Andiamo a separare i filamenti dal cavetto centrale giallo. Il cavetto sottile giallo centrale è quello che porta il segnale video, mentre il filamento più esterno è quello che andremo a collegare poi al ground. Passiamo adesso invece al connettore a 5 pin. A questo punto facciamo un po' di spazio sulla nostra postazione di lavoro e cominciamo a smontare il nostro connettore a 5 pin. Togliamo anche la protezione metallica esterna e arriviamo alla parte più interna e qui vediamo in particolare la parte posteriore, che è la parte poi dove andremo a fare le saldature del cavetto. Allora, in rete è reperibile questo schema di cablaggio della connessione video, di cui vi lascio il link in descrizione. Allora, come possiamo notare da questo schema, al pin numero 4 è abbinato il segnale video composito, mentre al pin numero 5 è abbinato il ground del computer. Ma come facciamo noi a sapere qual è il verso di questa numerazione, cioè se è frontale oppure rappresenta la parte posteriore? Per fare questo andiamo a vedere lo schema elettrico del TRS-80 modello 1. In particolare andiamo a fare lo zoom sulla parte del segnale video. Come prima cosa notiamo il connettore indicato nello schema con la sigla J2. Evidenziamo in giallo il percorso del segnale video fino al pin 4 del connettore. Dal pin 5 in verde invece segniamo il ground. Sul pin 1 invece c'è la linea di 5 volt che però non dobbiamo per nessun motivo collegare al nostro cavetto, perché potrebbe recare danni alle apparecchiature che andiamo a collegare. Questi 5 volt erano utilizzati dal monitor originale. Come abbiamo visto, il nostro cavo RCA è formato da due parti, una schermatura esterna che andrà collegata a ground e un cavetto interno che porterà il segnale video. A questo punto guardiamo il lato posteriore, cioè il lato da saldare del connettore 5 pin e sappiamo che a sinistra abbiamo il pin numero 4 e a destra il pin numero 5, dove andrà collegato
rispettivamente il segnale video e il ground. Quindi tornando al nostro connettore e guardandolo dalla parte posteriore, abbiamo capito che il pin numero 4 è questo a sinistra e il pin numero 5 è questo qui a destra. Quindi sul numero 4 andiamo a collegare il cavetto giallo che porta il segnale video, mentre sul pin numero 5 andiamo a collegare invece il ground, cioè la schermatura del nostro cavetto RCA. Naturalmente prima di effettuare le saldature ci dobbiamo preoccupare di infilare il nostro cavetto e farlo passare dentro il cappuccio esterno del connettore, altrimenti dopo non riusciremo più a farlo passare. Per tenere fermo il connettore utilizzerò questa molletta per i panni, anche se non è elegante, però utile al suo scopo. Una cafonata? Sì! Una cafonata! Vabbè, voi non farete come me, ma utilizzerete una terza mano, insomma un modo un po' più elegante per tenere fermo questo connettore. Consiglio di passare un po' di stagno sui cavetti da saldare e dopodiché andandoli a inserire nei pin giusti, quindi come abbiamo visto prima, inseriamo prima il cavetto giallo per il segnale video sul pin 4. Passiamo ora a saldare i filamenti della schermatura del cavetto RCA sul pin numero 5, come abbiamo visto prima. Assicuriamoci che la saldatura sia solida, quindi sia ben fatta. Prendiamoci un po' di tempo, magari ripassiamoci un pochettino con il saldatore in modo di assicurarci che il filo, il cavetto sia ben ancorato al connettore. A questo punto diamo un'occhiata da più vicino alle saldature effettuate, assicuriamoci che siano fatte bene, che i due cavetti siano collegati nel modo corretto, quindi che siano ben ancorate. Come vediamo il cavetto giallo è collegato sul pin 4, mentre la schermatura, cioè il ground, è al pin numero 5. Andiamo anche a fare un piccolo test meccanico tirando un po' i cavetti e vedendo se si staccano. Nel nostro caso sembra che sia tutto ok, i cavetti sono ben ancorati, quindi andiamo a rimontare il connettore rimettendo il guscio metallico
assicurando che sia posizionato in modo corretto. Quindi rimontiamo anche la parte superiore del guscio metallico. Bisogna fare attenzione che le parti ad incastro combaciano in modo perfetto. A questo punto ricolleghiamo anche il guscio di plastica più esterno. Ad essere sincero, mi aspettavo che il cavetto venisse un po' più lungo. Io vi consiglio, se dovete comprare il cavetto RCA, di comprarlo di almeno 1 metro. A questo punto il nostro cavetto è pronto, non ci resta che provarlo e vedere se funziona. Abbiamo collegato il nostro computer al suo alimentatore, abbiamo collegato il nostro cavetto al monitor tramite l'ingresso audio-video, andiamo ad accendere e vediamo che succede. Ed ecco la schermata. Naturalmente vediamo un garbage screen perché il computer è da riparare, però sappiamo che il cavetto che abbiamo realizzato funziona effettivamente. Bene amici, siamo giunti al termine anche di questo video, spero che sia stato di vostro gradimento e in tal caso vi invito a mettere un like al video, a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella per non perdere i prossimi contenuti. Vi ringrazio per la visione e vi aspetto numerosi alla prossima. Ciao!